Iniziato nel 2017 come un progetto solitario, Beyond the Edge of Olsgrad doveva essere un'avventura il più retro possibile, ma dopo molti feedback positivi e una campagna Kickstarter di successo, è diventato qualcosa di più, un'avventura moderna fatta con il cuore che guarda sia al passato che al futuro. Il protagonista, Finn, è un giovane cervo che torna a casa dalla sua famiglia dopo un lungo viaggio. Ma strane cose stanno accadendo nel regno degli animali di Valehil. Delle ombre sconosciute, grandi e minacciose, sono state viste aggirarsi nei boschi. Case e alberi sono state misteriosamente distrutte e molti animali hanno iniziato a sparire senza lasciare traccia, inclusa la famiglia di Finn. Di questo sono accusati i lupi e i cittadini vivono nel terrore. Senza esitare però, Finn inizia un viaggio per ritrovarli, senza sapere che questo condurrà sia lui che la sua nuova amica Gwen, un gufo, alla scoperta di un oscuro e dimenticato segreto che potrebbe cambiare completamente il loro mondo. La storia è piuttosto avvincente e, nonostante le circostanze, piuttosto allegra. Anche quando di fronte a gravi pericoli, Finn cerca sempre di alleggerire un po' la situazione con commenti divertenti. Ma nonostante sia generalmente una commedia, la storia può diventare a tratti seria e anche violenta. Il cast è convincente, soprattutto Finn e Gwen, che sono un'ottima coppia di protagonisti, ma se la cava bene anche il resto dei personaggi. Non importa quanto piccolo possa essere un ruolo, ogni animale ha qualcosa da dire e da aggiungere alla storia. All'inizio della partita, ai giocatori sarà chiesto di scegliere fra uno stile classico ed uno moderno. Quest'ultimo si tradurrà in meno pixel hunting e puzzle a tempo più propensi a perdonare. Quello che però non viene in nessun modo influenzata è la difficoltà dei puzzle, quindi sentitevi liberi di scegliere quello che preferite. Il gioco si controlla con una classica interfaccia a verbi e i puzzle sono quelli tipici di un'avventura grafica, con molti personaggi con cui parlare, oggetti da raccogliere e ostacoli da superare. Per la maggior parte questi puzzle possono essere descritti come impegnativi ma onesti, tranne un paio di sfortunati casi dove la logica prende una piega piuttosto frustrante. Nel corso del suo viaggio Finn potrà morire, ma il gioco avverte sempre quando sta per accadere qualcosa di pericoloso, dando quindi la possibilità di salvare prima di tentare qualcosa. E salvare è importante, perché in caso di morte non si può riprovare, ma solo ricaricare. Detto questo, per arrivare alla conclusione, il gioco richiederà tra le 7 e le 8 ore circa. Il gioco è interamente disegnato a mano, inclusi gli ottimi filmati. La qualità e il numero delle animazioni è sorprendente, e una delle prime cose che noterete è quanto vivi e dettagliati sono gli ambienti. Le animazioni sono ovunque, con personaggi che si muovono in sottofondo, le fronde degli alberi che si muovono al vento, gli uccellini che volano qua e là. Tutto è ricolmo di dettagli. Gli stessi personaggi sono caratterizzati ottimamente e, anche loro come gli ambienti, riccamente animati. La colonna sonora gode di una serie di brani che catturano perfettamente lo stile del gioco, ed anche il doppiaggio inglese svolge un lavoro encomiabile. Ogni animale ha il suo modo di parlare, spesso sopra le righe, sì, ma sempre nel senso positivo del termine. Il gioco purtroppo non è tradotto in italiano. Beyond the Edge of Olsgrad è un'avventura brillante, vecchia scuola sì, che nonostante le apparenze potessero far pensare il contrario, non si appella alla nostalgia per attirare il giocatore, reggendosi perfettamente sulle proprie gambe. Nonostante un paio di casi in cui i puzzle possano essere frustranti, può essere facilmente inserita fra le migliori avventure di questi ultimi anni, un titolo che ogni appassionato di punta e clicca dovrebbe provare assolutamente.